pacchettino piccolino, apriamolo subito. Questo dovrebbe contenere un solo artificiale, precisamente contiene un solo jig, ma questo qui è un jig particolare. Allora vi spiego subito perché. Allora, questo qua, come vedete dalla confezione, oltre a essere un jig da 20 grammi, ma non è questa la particolarità, abbiamo già visto o vedremo comunque dei jig di questa marca FSTK, è praticamente un jig dotato di rattling, quindi rattle sound jig. Ok, questa è una particolarità che non ho riscontrato in molti jig, ma che potrebbe naturalmente rappresentare, e sicuramente è una differenza con il resto dei jig che ho e che ho provato. Questo qui naturalmente ce lo vediamo per bene adesso qui nella clip caverna e poi lo andremo a provare. Per il momento vi faccio vedere come suona a questo punto, dato che ha questa possibilità. Intanto ci vediamo la colorazione che mi ha colpito parecchio, poi la vediamo più da vicino, ma già guardate qui com'è particolare. E poi il disegno è fatto davvero bene, non ha sbavature, mi piace davvero tanto. E non a lama di coltello, ma è piatto qui nella parte sotto, ma ce lo andiamo a vedere fra poco. Ha questi due assist di dimensioni adeguate secondo me, che sembrano anche abbastanza resistenti, sono dressati per bene, con una buona legatura. E il jig in braid questa volta mi sembra migliore dell'ultima volta. Cosa molto positiva, c'è sia lo split che il solid ring. Ok, ora per farvi sentire bene il suono del rattling ve lo metto vicino al microfono. C'è, anche se è davvero leggero. Allora, questo qui è un jig che andiamo a vedere quanto è lungo, 5 cm, quindi un jig non troppo grosso, che però pesa ben 20 grammi, almeno questo è quello che dice il produttore. Noi naturalmente, per vedere realmente qual è il peso, lo andiamo a testare ed è effettivamente 20 grammi con tutte le armature. Benissimo. Allora, ci siamo visti ora peso, misure e andiamo a vederci più da vicino le colorazioni e questi due belli assist. Allora, ecco qui il jig, questa bella colorazione, vedete, fatta davvero bene con queste striature rosse, ha dei riflessi non troppo importanti, sopra è arancio, una bella colorazione arancio, anche il dorso è semi piatto che va a stringersi qui nella parte vicino alla testa, ma non troppo. Vedete, c'ha una forma un po' a goccia, eccola qui, e la pancia è bianca ed è piatta e stringe anche questa qui vicino alla testa, rispondendo a quella che è la strettoia qui sul dorso. C'ha gli occhi in 3D, è disegnato davvero bene, eccolo, ed ha le squame anche ed ha anche questa qui, la parte branchiale disegnata in 3D. Ha un gancio per un'eventuale ancoretta o un altro assist in coda ed ha questi due assist, come abbiamo detto, della lunghezza adeguata, come vedete arrivano a metà del corpo, poco sotto il corpo, eccoli qua, e sono dressati con una buona legatura, ma soprattutto hanno lo split ed anche il solid, quindi una buona costruzione. Se sono assist AMI che resistono bene, dovrò testarli. Per fare i test me li porterò anche in kayak, sperando di non perderci pesci importanti, ma per darvi dimostrazione di quello che sono in grado di fare, se funzionano o meno, io sono propenso a farlo e quindi non ci sono problemi. Andiamolo a provare in mare. Oggi provo anche questo jig, e questo qui è un jig da 20 grammi con una forma un po' diversa dagli altri, ovvero, come vi faccio vedere, allora, questo qui è piatto sulla pancia ed anche sull'addome, però c'è sempre una forma affusolata e appuntita a goccia, ma come vedete, mentre questi qua sono a coltello, eccoli, anche sotto, guardate qua il confronto, questo qua è più piatto, quindi il nuoto sarà sicuramente diverso rispetto agli altri. Ok,
Ora vado a provare 20 grammi pienamente nel range della canna. Il jig naturalmente si lancia, poi ci sono quelli che hanno una maggiore o minore aerodinamicità. Questo qui ce l'ha perché essendo molto affusolato va lontanissimo. E 20 grammi nel range della canna che sto utilizzando, la Frims, che è una 1030, per fare un jigging leggerissimo come quello che sto facendo adesso. Si presta ad entrambi i tipi di recupero, non piega tantissimo la canna, quindi ci sta bene, e credo che quella forma gli dia la possibilità di sbandare tanto in caduta quanto nel recupero, sia quello in twitching che ho fatto prima che quello che sto facendo adesso, il jerkato laterale. Ora provo qualche recupero lineare, overdrive. Sono arrivati i delfini, quindi secondo me di catturare non se ne parla più. Vediamo se escono di nuovo, forse li abbiamo già visti mentre parlavo prima. Io nel frattempo lancio, tanto sono lontani. Eccoli là, c'è una coppia di delfini belli, sono abbastanza vicini. Ok, stavo dicendo, i recuperi ai quali si presta questo jig, essendo molto affusolato, ad esempio questo in twitching è un recupero perfetto. La canna risponde benissimo, non c'è problema, non appesantisce, diciamo. Va davvero bene, va davvero bene. Ok. Sono sicuro che tra poco, quando provo il recupero lineare, ma questo tipo di recupero qua mi piace davvero tanto. Ci sto prendendo pure parecchi pesci, ce li ho presi. Il jerkato laterale continuo, così lo chiamo io, ma possiamo dare tutti i nomi che vogliamo. E ora proviamo un recupero lineare medio. Faccio toccare appena il pelo dell'acqua ed inizia il recupero. Eccolo qua. Guardate, non sto andando velocissimo. La canna però è piegata, come vedete, quindi sta prendendo acqua. Eccolo qua, sta andando dove deve andare, ovvero sotto il pelo dell'acqua, appena. Non lo vedo uscire fuori, quindi sta mantenendo anche una traiettoria ed un assetto, diciamo così. Ci pesco un po', eccolo che arriva. Eccolo qua, Jig FS-TK armato con doppio assist dressato da 20 grammi, una bellissima colorazione con dei particolari molto visibili. GoPro registra video. Allora, abbiamo con l'FS-TK, credo sia una lucertolicchia, qualcosa del genere, ma il jig ha acchiappato. Vediamo che cos'è. È sempre bello quando si prova a un'esca riuscire ad attaccare un pesce, anche se non quello che ci vorrei catturare, però significa che in parte funziona, anche se questi pesci, diciamo che sul jig danno, per onestà intellettuale devo dire che danno su tutto. Vediamo di che si tratta. Credo sia una di queste qui. Gli è piaciuto, sì, una di queste, veramente piccola, forse addirittura una tracina. Esattamente, eccola qua. Proprio una tracina. Fate attenzione quando prendete queste qui con il jig da 20 grammi della FS-TK. Ok, slamiamo e la liberiamo. A posto, prima cattura per il jig della FS-TK, niente di straordinario, ma è piaciuto ad una tracina. Ok, ci continuo a pescare. GoPro registra video. Altro pesce con il jig FS-TK da 20 grammi. Questo è pure più incazzato, vediamo che cos'è. Credo sia sempre uno di loro, a contatto col fondo, quindi o tracina o pesce lucertola. Vediamo un po'.
ci ha tirato una bella bottarella questa. Fa una difesa, un minimo di difesa sta facendo, ma poverino non può nulla contro questa attrezzatura. E trattasi sempre di tragino, eccola qua, si vede che o ci sono le tragine o gli piace alle tragine. Ok, andiamo a liberarlo. No, madonna. GoPro registra video. Oh, mi perso, bello pesce. Ne piede un'altra volta. Bellissimo. Perso e recuperato di nuovo appena ho ripreso a cercare, però il primo era più sostanzioso. Questo gighettino da 20 grammi della FSTK cattura a bomba, ragazzi, bello. Vediamo se tragina o lucertola, ma mi sa che è la mattinata delle tragine questa. Infatti, eccola qui, ce n'è un'altra. Sì. Bello. Naturalmente bisogna rilasciarle queste qui che servono solo per testare, diciamo, la bontà dell'esca, ma niente di più. Ecco qua. Allora, queste sono qua, non c'è molta sabbia, se ne va, quindi, ma sono particolari perché provano a scavarsi un rifugio nella sabbia. Eccole, vedete? Eccola qua, guardate, guardate. Perciò sono pericolose, vedete? Si scavano un rifugio nella sabbia e si nascondono. Eccole qui. Ok.